Eccoci qui cari naviganti per porvi un primer dedicato al Centurion, esaminando con l'aiuto di Michele Calise, uno dei nostri più prolifici deck builder, un archetipo che sfrutta una delle nuove leggendarie presenti nell'ultimo set, Innistrad Midnight Hunt. Il motivo di questa scelta in parte passa anche dal color pie a cui abbiamo accesso, quello Selesnya, troppo spesso lasciato in panchina nonostante offra diverse sinergie e interazioni che possono dire la loro anche in un formato complesso come quello Centurion. In questa occasione poi, grazie anche a un comandante poco esoso in fatto di mana, andremo a valorizzare una delle tre più diffuse che annovera decine di staple e che risulterà in questa build tutta nuova sinergico come non mai. Questa volta lo impareremo di Catilda, da una Art Prime. Ci troviamo di fronte a una creatura che offre una serie di abilità apparentemente solo legate al contesto del piano da cui proviene, ma un occhio più attento ci si rende conto del grande potenziale che è in grado di offrire, in un formato a 100 carte. Ma andiamo con ordine, descrivendo le sue caratteristiche. Con 2 mana specifici, uno verde e uno bianco, abbiamo uno stregone umano con forza 1 e costituzione 1, e ben 3 abilità, di cui una in particolare espressamente legata alla tribe degli umani. Nella prima abilità abbiamo protezione dai lupi mannari. Nella seconda c'è, le creature umane che controlli hanno, tappa, aggiungi umana di uno qualsiasi dei colori di questa creatura. Infine nella terza troviamo, paga 4 mana generici, uno verde e uno bianco, tappa, metti un segnalino +1/+1 su ogni creatura che controlli. Se la prima abilità è più qualcosa legato al flavor, che ha una peculiarità utile, almeno in un contesto come il Centurion, è nella seconda abilità che iniziamo a scorgere l'enorme potenziale di questo comandante, visto che trasformerà ogni umano in campo in un mana dork in aggiunta alle sue abilità. Un plus non di poco conto, considerando che avere più risorse dell'avversario, soprattutto nei primi turni, ci potrebbe dare accesso a delle carte dal potenziale enorme, capaci anche di chiudere in determinate situazioni. Ecco perché con una build specifica potremo ottenere molto da questo generale. L'ultima abilità costa molto mana, ma anche qui, grazie alle sinergie offerte dalla comandante e al color pie che in quanto a mana ramp non scherza, potremo potenziare il board anche di molto, per mettere in crisi chi non trova in fretta risposte adeguate ai nostri bittanti. Un piano di gioco articolato, quello proposto da Catilda, da una Art Prime, che porterà in fretta a popolare il board di gioco di uno stuolo di umani che non vedono l'ora di schiacciare chiunque gli si pare di fronte. Viste le peculiarità offerte da questa Catilda da Art Prime e il color pie a disposizione, non sarà certo difficile infarcire la lista di umani o di carte che ci permettono sin da subito di ottenere mana in quantità, così da accelerare al massimo la nostra azione. Per questo motivo inseriremo diversi mana dork a partire da quelli classici, anche se in alcuni casi non si tratterà di umani, come Avacyn Pilgrim, Bird of Paradise, Elvish Mystic, Funeral Elf e Llanowar Elf, che saranno sempre in grado, anche senza generali, di farci aumentare il mana a disposizione. Su questa base aggiungeremo Wellrev Wayfarer, ottimo per trovare qualche terra specifica, e Earthcraft, utile a trasformare le nostre creature in mana attraverso un tab di terre base, in modo da fornire un'alternativa alla presenza del comandante visto il nostro gameplan. Puntando a essere veloci sarà facile svuotarci la mano in fretta, ecco perché sono fondamentali tutti gli elementi di card draw possibili, ma grazie alle novità introdotte con Agro Atom e Esper Sentinel e carte come Tarben Inspector e Sylvan Library possiamo compensare al meglio questa situazione. Altra peculiarità di cui dobbiamo tenere massimo conto è quella di proteggere il nostro board il più possibile dalle interazioni avversarie. Per fortuna esistono molti umani che si prestano a questo scopo, con diverse stapole e alcune carte insospettabili come Benevolent Bodyguard, Caregiver, Dauntless Bodyguard, Devoted Caretaker, Mother of Runes, Shieldmate, Sylvan Sailkeeper, Vigilant Mantle e Village Elder. Un pacchetto molto consistente che alla bisogna, anche grazie al generale, si potrà trasformare in mana dork, senza contare che con Flawless Maneuver e Reverend Mantra abbiamo anche qualcosa di globale che ci può sostenere nell'azione al meglio. Come ulteriore paracadute contro le velleità avversarie introduciamo Renegade Relier e Safi Eriksdotter, che possono rianimare dal cimitero direttamente in campo qualcuno dei nostri bittanti o direttamente al generale, senza scomporci più di tanto di fronte a un nemico incredulo. Altro aspetto molto utile per rendere la nostra azione efficace è quello di fornire rapidità alle nostre creature, compensando subito il mana speso per il loro cast attraverso Lighting Greaves e col Cornal Crossroad, con l'artefatto utile protezione di pezzi chiave come il generale. Fanno da contorno per questo nocciolo duro di creatura alcune scelte in grado di offrire value con il loro ETB, come nel caso di Charming Prince, Eternal Witness e Palace Jailer, che ben si sposano con la presenza in campo e l'esigenza di avere a disposizione creature da tappare per nuovo mana. Sempre parlando di value per la nostra azione, Garrog Wild Speaker farà bella mostra di sé tra il 99, considerando quanti benefici offrono le sue abilità, che spaziano dal boost di mana a produrre nuovi bittanti all'incremento delle statistiche del board, tutto in un'unica carta.
Parlando di bittanti aggiuntivi, come non citare Lovestruck Beast, Eovier, Pashiri, Sage Lifecrafter tra le creature, affiancati da Emeria Skull, Gutter of the Townfolk e Join the Dance tra le magie, avendo così modo di avere sempre in campo qualche bittante utile alla nostra azione, meglio se umano, viste le finalità del generale. Con questa impostazione andremo a sfruttare qualche carta specifica come Champion of the Parish, Ironblade Elite e Lyre of the Hydra, che possono ingrossarsi o grazie all'arrivo di nuovi umani o con il surplus di mana a disposizione, in modo da chiudere i giochi in fretta, prima che il nemico si possa organizzare. Adotteremo anche qualche finisher in grado di approfittare del nostro surplus di mana, o banalmente grazie al nostro board, ricolmo di piccole creature, grazie al Creator of Behemoth, Harmonious Archon, Intrepid Adversary e Rick Steadfall Leader, così da sfruttare al meglio la tribe a disposizione e non solo. Infine, nell'ottica di schiacciare l'avversario in una sola mossa, grazie a Final of Devastation potremo ben sfruttare tutto il mana che riusciremo a produrre, per un boost di statistiche in campo tale da sfaltare chiunque si pari davanti al nostro cammino. Se il piano di gioco che potremo costruire attorno a questa Catilda, da Nord Prime, ruota attorno alla tribe degli umani e a una fase agro veloce e dirompente, abbiamo comunque possibilità tra le 99 di sfruttare un'altra serie di peculiarità di questo tipo di creature, molto presenti nel formato. Innanzitutto non è male utilizzare una serie di elementi di stacks che intralceranno gli avversari più intraprendenti, senza intaccare il nostro game plan, attraverso, manco a dirlo, una serie di umani, con Drunning Magistrate, Grand Abolisher e Tic Tacker, caposaldi di queste meccaniche. A queste creature, che possono anche concorrere a produrre mana in più, affiancheremo Winter Orb, che invece si può porre l'obiettivo di spegnere le fonti di mana avversarie, lasciandoci campo libero con i nostri mana dork, liberi di stapparsi senza problemi. Con un piano di gioco che punta a valorizzare le creature, con alcune scelte specifiche pensate per ostacolare il nemico, saranno fondamentali tutori, ma in questo color pie le scelte abbondano, persino tra i bittanti, con Fauna Shaman, Fierce Empath, Mosgus of the Order, Recruiter of the Guard e Woodland Blower. Un nutrito numero di carte che già ci possono dare una grossa mano per aumentare la consistenza della nostra azione, ma non basta, anche tra le magie abbiamo di che spaziare con molte staple che non possono che ben figurare tra le 99. Chord of Calling, Edrami's Call, Eldritch Evolution, Enlightened Tutor, Green Sun Zenith, Summoner Pact e Waldry Tutor. Ben 12 carte che possono cercare nel Grimorio, e come se non bastasse, grazie a Once Upon a Time e Turn Timber and Symbiosis, ci preoccuperemo anche di scartabellare la pila, in cerca di qualcosa di utile a sconfiggere il nostro opponente il più in fretta possibile. Per lasciare il campo libero da ostacoli inopportuni o per rimuovere qualche palo che possa rallentare la nostra fase agro, inseriamo una serie di rimozioni, prediligendo ovviamente quelle a base creatura, che possono concorrere all'attack del mazzo, con Cathar Commando, Giant Killer, Outland Liberator e Underworld Tracker. A queste scelte uniremo qualcosa di più specifico come Sword to Plusher e Parallel Wave, ma vista la densità di creature presenti nella lista, non abbiamo molto altro spazio da dedicare a delle magie. C'è però un altro modo per spegnere le velleità dell'avversario, attraverso l'End Aid offerto da Armageddon e Ravagers of War, che non ci penalizzeranno più di tanto, visto quanto mana potremo ottenere con i nostri mana dork e la preziosa abilità del nostro generale. Il motivo che ha portato Michele Calise a sperimentare una build attorno a questa Catilda da Nord Prime nasce dall'input di provare qualcosa di nuovo, cogliendo al volo una delle intuizioni di una nostra vecchia conoscenza del formato, Nicola Improta, una vera fucina di idee dedicata alle novità del meta. Sfruttare una tribe penalizzata dal ban al formato di Winota General Forces ha portato i deck builder partenopei a costruire qualcosa di esplosivo, che può arrivare a proporre delle chiusure di terzo o quarto turno, un po' come avviene con gli archetipi a base elfi, che spingono al massimo sulle sinergie tra le creature dello stesso tipo. Anche questi umani, capitanati da Catilda da Nord Prime, possono arrivare a dire la loro, si tratta solo di giocarli al meglio e di limarne gli aspetti ancora acerbi, in una lista tutta nuova da scoprire. Sul fronte del gameplay, gli intenti intorno a questa Catilda da Nord Prime sono chiari per Michele Calisi e passano da una rapida sequenza di azioni che ci porteranno già di terzo turno ad avere 6 mana a disposizione, pronti a castare qualcuna delle bombe presenti nel mazzo. Calando a turno 1 un umano e successivamente il generale, avendo così accesso al cast di un'altra creatura a costo 1, si potrà raggiungere l'obiettivo prefissato in fretta, con abbastanza mana per il cast di bombe come Creator of Behemoth o Harmonious Archon, che ci daranno accesso a una rapida vittoria. Ci sono poi una serie di trick interessanti che emergono da questa tribe, come nel caso del Loop Antivratta che ci fornisce la coppiata di Renike Rayleigh e Safi Eriksdotter, che ritorneranno vicendevolmente in campo per riproporre un board pronto ad attaccare nel nostro turno. Anche Charming Prince con il suo Blink Effect su una delle nostre creature intelligenti può darci modo di ricostruire dal nulla un campo di battaglia ricco di bittanti, basterà scegliere Renegade Rayleigh o qualcuno dei nostri tutori con le gambe e il gioco è fatto.
Persino una carta insospettabile come l'Oxtrack Breast risulta molto sinergica con il generale, perché permetterà di produrre con la sua avventura, che costa un mana verde, una pedina bianca, per un mana dork aggiuntivo del secondo colore, oltre a rendere evasiva Catilda, che sarà quasi sempre un 1-1. Inoltre ci saranno sempre bersagli perfetti per i nostri tutori, come nel caso di Magus of the Order, che non avrà difficoltà, anche nei primi turni, di entrare e sacrificarsi per cercare una bomba come Crater of Behemoth, che al suo ingresso ci si trasformerà ben presto in una finisher. Insomma, i modi per valorizzare le 99 con il supporto di Catilda da un Art Prime sono molti, bisognerà solo avere il tempo di costruire il nostro vantaggio, soprattutto sul fronte del mana, con la nostra tribe unita e coesa per la vittoria. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo ora a comprendere come questo archetipo basato su Catilda da un Art Prime si posiziona nel meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. L'archetipo ha un solo angolo cieco, derivato da tutto quello che nei primissimi turni è in grado di ripulire il board, che nel frattempo abbiamo faticosamente costruito, spazzando via ogni possibile ripartenza a suon di vrate o rimozioni che bersagliano più creature. Forked Bold, Pyroclast, Sweltering Sun e Toxic Deluge sono le nostre vere nemesi, perché ci mettono in un angolo proprio nel momento in cui siamo pronti a mettere in atto il nostro vantaggio e dove solo una delle nostre protezioni globali, ben calibrata, ci può salvare da una fine ingloriosa. L'unico matchup in equilibrio è quello con Magda, Brother Outlaw, dove chi riesce a proporre una chiusura o tuttora una rimozione di massa porta a casa il match, che sarà sempre sul filo del rasoio. Viste le novità proposte da questa Catilda da un Art Prime, ipotizzare gli upgrade per Michele Calisi in questo momento non è affatto facile, visto che siamo di fronte a un cantiere in costruzione, ancora tutto da esplorare. Al momento sono sotto osservazione carte come Glyphs of Nature e Rite of Harmony, che ci possono offrire, visto il piano costruito intorno a questo generale, un card advantage consistente, così da avere in determinati momenti della partita nuova benzina per proseguire nell'azione. Di certo si tratta solo di alcuni possibili esempi di come potrà evolvere ora e nei prossimi set questa lista, che è agli albori, ma potrà forse in futuro ritagliarsi uno spazio nel meta di questo formato. Abbiamo concluso questo video, in compagnia di Michele Calise, che ringraziamo per la sua disponibilità nell'averci illustrato un comandante tutto nuovo, che è in grado di proporre un gameplan spumeggiante e molto veloce, pronto ad aggredire al meglio il Centurion. Se vi piacciono i mazzi sinergici o quelli basati su una tribe specifica, questa Catilda da un Art Prime potrebbe fare a caso vostro, tanto più che dà valore a un color pie che vede ingiustamente poco gioco tra i tavoli di questo formato 1v1. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video, dove troverete matchup, guida alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea. Underground Sea è sponsorizzato da Car Market, il più grande marketplace d'Europa per le carte di Magic.